Ciao a tutti, homebrewers e appassionati. Oggi torno a parlarvi della mia ultima Witbier, una birra a mio parere veramente ben riuscita e sulla quale ho puntato molto in questi mesi ai concorsi a cui ho deciso di mandarla. Ho raccolto quindi un bel po' di feedback da parte dei giudici che l'hanno esaminata e che tutto sommato hanno dato delle buone valutazioni non troppo discostate tra di loro. Vediamo insieme cosa dicono i loro giudici, quali sono le loro impressioni e quali spunti mi hanno lasciato per poter migliorare ulteriormente questa birra. Vi riassumo brevemente ricette e procedimenti. Ho usato 49% di malto pilsner belga, 37% di frumento in fiocchi e 15% di avena in fiocchi, quest'ultima per i suoi beta-glucani che aiutano ad ammorbidire il corpo della birra. Ho fatto un ammostamento con saccarificazione a 68 gradi per lasciare un po' di destrine nel mosto e ottenere un corpo medio che non risulti watery. Ho completato a 72 gradi e poi mash out e sparge. In bollitura ho fatto una luppolatura per amaro e aroma con Styrian Goldings per un totale di 17 IBU. Ho aromatizzato con 10 g di coriandolo schiacciato sul momento e 15 g di scorze d'arancia dolce che ho aggiunto negli ultimi 10 minuti, insieme al coriandolo. Come lievito ho scelto il VLP 400 Belgian Wheat Ale in formato liquido della White Labs, che ho attivato con uno starter 5 giorni prima. La fermentazione primaria è partita a 18,5 gradi ed è salita progressivamente fino a 23. Nessun cold crush e imbottigliamento al 24esimo giorno con priming in bottiglia per la rifermentazione programmata a 3 volumi di CO2 per litro. Se non l'avete ancora visto o se volete rivedere con calma tutti questi passaggi, vi rimando al video della cotta. La birra è stata imbottigliata a inizio aprile di quest'anno. In questi 4 mesi l'ho presentata in 3 diversi eventi. Vediamo le schede dei giudici del concorso dove ha raggiunto la valutazione più alta, che era la prima tappa del campionato nazionale Mobi 2025 che si è tenuta il 18 maggio a Genova. Aroma. Aroma medio intenso, più caratterizzato da note fenoliche speziate che da note fruttate agrumate, un pochino carenti, ma complessivamente pulito. Birra sufficientemente bilanciata, presenta una speziatura prevalente rispetto alla parte agrumata. Aspetto. Opaca, bella schiuma abbondante e persistente, bel colore. Ottima persistenza, schiuma fine compatta, buona opalescenza. Gusto. Malto medio, leggero cereale, una punta di miele. Manca anche qua la parte agrumata, ma la speziatura è meno predominante. Amaro leggero a chiudere. Non presenta off flavor, leggermente mancante la nota agrumata, prevalente il sentore di coriandolo. Mouthfeel. Corpo medio, carbonazione molto alta, eccessiva, non astringenza né calore alcolico. Morbida al palato, presenta una carbonazione troppo invadente, buon corpo. Impressioni generali. Ottima birra nel complesso, solo un po' eccessiva la carbonazione e da aumentare la componente agrumata, ma complimenti. Complessivamente buona birra, senza evidenti difetti. Nell'assaggio meglio in bocca che al naso nonostante l'eccessiva carbonazione.
Anche se devo ammettere che mi sarei aspettato qualche punticino in più, in particolare sul mouthfeel o nel gusto, tutto sommato ho avuto dei buoni riscontri da parte dei giudici. Anche negli altri concorsi i giudici hanno più o meno confermato queste impressioni, alcuni l'hanno definita elegante e profumata con un aroma di fiori bianchi, di miele e di coriandolo, piacevole da bere e molto rinfrescante. Anche loro però hanno segnalato una carenza delle note citriche e agrumate che prevede lo stile e hanno suggerito quindi di incrementarle, e su queste possibilmente dovrò lavorare per affinare ulteriormente questa birra già di per sé ben riuscita. Uno dei punti chiave su cui ho lavorato nella cotta di questa Witbier è stato appunto il lavoro fatto sulle spezie. Ho cercato infatti di contenerle per evitare che emergessero troppo, in particolare il coriandolo, che quando troppo eccessivo non è mai ben gradito dai giudici. Lo stesso ho fatto sulle scorze d'arancia, principalmente per andare a contenere la stringenza che possono cedere. In questo sono riuscito a ottenere un mouthfeel molto morbido e senza accenni di astringenza, però riducendo la quantità di scorze d'arancia ho sicuramente ottenuto un profilo agrumato un po' troppo evanescente. Sto pensando quindi se devo andare a incrementare le scorze d'arancia o se per evitare la stringenza che viene ceduta dalla parte bianca quando va in bollitura, sto valutando se aggiungerle durante l'ammostamento o il ricircolo, in modo che a queste temperature vadano estratti solo gli oli profumati e non la stringenza. Però non so se poi con la lunga bollitura che segue questi aromi estratti vadano a volatilizzarsi del tutto. Oppure un'altra opzione potrebbe essere quella di prelevare solo la parte esterna delle scorze con un pelapatate ad esempio, andando a evitare assolutamente la parte bianca, cioè l'albedo, che è quella veramente responsabile della stringenza. Voi cosa ne pensate? Avete suggerimenti? Scrivetemeli qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto, vi invito invece a lasciare un bel like e se non l'avete ancora fatto a iscrivervi al canale. Grazie sempre per il vostro supporto, con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video.